Buonasera e benvenuti a questa prima serata del nostro viaggio nel magnifico mondo delle fanfiction. Mi sento molto Giacobbo nel parlarvi, così sappiatelo, quindi questo è dedicato a lui e alle sue avventure. Va bene, allora, so che molti di voi sanno di che cos'è una fanfiction, ma per quelli fra voi che non ne hanno tanto sentito parlare o non si sono mai avventurati molto nello scoprire il loro effettivo significato, vogliamo questa sera iniziare un po' dalla base, ovvero dal significato della parola fanfiction. Come intuirete, la parola fanfiction è composta da due parti: la parola fan, che è anche l'autore, e per fan intendiamo una persona appassionata di qualcosa, appassionata di film, appassionata di telefilm, appassionata di un determinato attore o un'attrice. Dall'altra abbiamo invece fiction, nell'accezione di narrativa, racconto. Infatti la fanfiction è esattamente questo, è un racconto scritto da una persona che però ha la caratteristica di basarsi su del materiale preesistente, di cui questa persona si considera fan. Ok, forse detta così sembra un po' complicata, ma in realtà è una cosa estremamente semplice. Facciamo un esempio che tutti possiamo capire. Cosa succede nella vostra testa quando state guardando un telefilm che vi piace tantissimo e improvvisamente muore il vostro personaggio preferito? Dopo un momento di tragedia, una delle cose più frequenti che tendiamo a fare è quella di immaginarci come sarebbe stata la storia se quel personaggio avesse fatto scelte diverse e fosse sopravvissuto. Ora, questa rielaborazione mentale in realtà è proprio ciò che succede in una fanfiction. Una fanfiction è infatti prendere un evento della storia, ma anche un buco della storia, un'incoerenza della storia, rielaborarla, renderla un po' più consona a quelli che sono i nostri desideri o i desideri delle persone che ci hanno richiesto questa fanfiction e pubblicarla da qualche parte. In particolare la pubblicazione non è una cosa ufficiale per cui si viene pagati, magari fosse così, no? Il lavoro è di qualcun altro, i personaggi sono di qualcun altro, è molto difficile in realtà che ci lascino pubblicare e guadagnare dei soldi da questa cosa. La pubblicazione una volta però veniva fatta nelle cosiddette fanzine, dei giornali creati da fan, finanziati da fan e che giravano solo all'interno dei circoli dei fan. Con la venuta di internet la pubblicazione è stata resa molto più semplice perché abbiamo degli archivi online dedicati interamente a fanfiction, il più famoso dei quali è AO3, Archive of Our Own, l'ho detto benissimo, e su cui potete trovare letteralmente milioni di fanfiction su qualunque argomento stiate cercando. E qui mi anticipo un po' quello che saranno gli argomenti delle prossime settimane, perché abbiamo detto che inizieremo a parlare dei contenuti, dei generi, di alcune parole tipiche dell'uso delle fanfiction, perché se le fanfiction è vero che sono una forma di letteratura, è anche vero che a livello di generi seguono delle direttive un po' particolari. Certamente abbiamo fanfiction drammatiche, certamente abbiamo fanfiction gialle con elementi thriller, comiche, parodistiche addirittura. Però quello che davvero definisce una fanfiction è letteralmente il suo contenuto, ovvero il tipo di rielaborazione che viene fatto sul lavoro originario. Infatti una fanfiction può appunto essere quello che dicevamo prima, una modifica di un evento della storia che non ci è tanto piaciuto e quindi che vogliamo riscrivere. Può essere anche l'inserimento di una cosiddetta missing scene, di una scena mancante all'interno di un vuoto narrativo che si è creato nella storia. Può essere anche il tentativo di ricercare coerenza nelle azioni di certi personaggi, dando un background a questi personaggi o alla scena specifica. Tutti questi sono solo degli esempi delle fanfiction che è possibile creare. E appunto, come detto, nelle prossime settimane vedremo un po' più da vicino alcuni di questi e in particolare alcuni sottogeneri davvero interessanti che sono propri dell'ambito fandom e non esistono praticamente da nessun'altra parte. Per questa settimana io e Fanart dunque vi salutiamo e ci rivediamo alla prossima con qualche altra sorpresa per voi. Ciao, buona serata!